Per far conoscere a più persone la commedia di Dante, inserisco i sottotitoli in inglese di ciò che dico in italiano. Mi sono da subito però imbattuto in un problema. Quello che dall'italiano traducevo in inglese era diverso dalle traduzioni in inglese del testo che vengono studiate nel mondo. L'opera di Dante è stata tradotta per poter essere conosciuta da chi non parla in italiano, ma il problema è che tutte le traduzioni sono sbagliate. Ovviamente, quando si cambia la lingua, non si può ottenere una corrispondenza perfetta. Le parole cambiano, si perde la musicalità e in questo caso si perdono anche le rime. Ma questi presupposti, tanto corretti quanto scontati, sono aggravati dal fatto che chi ha tradotto non ha capito ciò che c'era scritto nella lingua originale o non è stato fedele al testo, sempre nei limiti del possibile. Non è stata rispettata la varietà delle parole scelte dall'autore e come invece queste si ripetano in luoghi diversi. Dante ha scelto con cura le parole e anche quando usare le stesse o diverse per indicare un preciso riferimento o concetti diversi. La soluzione al problema è che realizzerò personalmente la prima traduzione scientifica della commedia di Dante in inglese, tenendo conto di questi fattori e partendo dal testo in lingua originale. Questo richiederà tempo, ma risulterà importante per il mio studio. L'alternativa è: chi sa parlare in italiano può leggere la vera commedia e tutti gli altri no. E che i sottotitoli di ciò che dico risultino diversi dal testo in inglese tradotto da un altro. L'obiettivo resta quello di far conoscere la vera opera a più persone possibili, per la prima volta dopo più di 700 anni dalla sua conclusione, e che magari chi non sa l'italiano possa appassionarsi e avvicinarsi all'opera in lingua originale, che resta l'unica sulla quale possa essere svolto uno studio scientifico. Riguardo quanto possa essere fondamentale una certa traduzione e una certa spiegazione di un'opera rispetto a un'altra, ne è esempio lampante la Bibbia, sulla quale sono stati edificati svariati poteri plurisecolari esattamente disaccordi tra loro, ma che si basano sulla stessa raccolta di libri. Mi sono sufficienti a titolo esemplificativo i soli primi 3 versi del primissimo canto per dimostrare come sia oggettivamente storpiato il messaggio e siano cambiate parole che invece l'autore ha accuratamente scelto e ripetuto in precisi punti. Userò la traduzione di Longfellow, ma vi invito a consultare qualsiasi altra traduzione per notare come gli errori siano comuni. Resta fermo il fatto che questa è la prima traduzione scientifica in inglese e quindi, come appunto avviene per la scienza, non è fede immutabile ma un percorso che col tempo si perfeziona. Verso 1. Nel mezzo del cammin di nostra vita, Longfellow traduce Midway upon the journey of our life. Iniziamo da una controprova, traducendo dalla traduzione inglese all'italiano, per accorgerci subito che midway significa principalmente via di mezzo o a metà strada, mentre journey significa principalmente viaggio. Quindi la controtraduzione risulterebbe a metà strada sul viaggio di nostra vita. Lo so, non stiamo parlando di matematica dove 1 più 1 è uguale a 2, quindi 2 è uguale a 1 più 1. Una traduzione non potrà avere questa esatta corrispondenza e non stiamo neanche riflettendo sulla perduta bellezza e musicalità, ma sul testo e sulle parole usate. Mezzo è da tradurre con middle. È fondamentale tradurlo così, perché il mezzo è la metà, certo, ma è anche il culmine, la vetta, il centro. L'autore tiene così tanto alla scelta di questa parola che in Inferno 32, invece di scrivere, come sarebbe ovvio, che stavano andando verso il centro della terra, scrive e mentre che andavamo in ver lo mezzo della terra. Altre citazioni della parola mezzo le troviamo in Inferno 17, voglio essere mezzo, e 21, in mezzo la caldaia, mezzo, sempre la stessa parola, che quindi deve essere sempre tradotta con middle o, perlomeno, sempre con lo stesso termine scelto. Invece, proprio nei 4 casi appena citati, la traduzione in oggetto riporta 2 volte midway e 2 volte middle. Non stiamo parlando del niente. Questa è un'analisi scientifica di un'opera poetica
e dato che il poeta ha fatto la scelta di scrivere il mezzo della terra invece dell'ovvio centro della terra, questa scelta deve essere rispettata se vogliamo restare fedeli al testo, prima ancora di capirlo. Journey ha il significato principale di viaggio, mentre cammino, il camminare, è un qualcosa da tradurre con walking. Anche questa è una scelta da rispettare, infatti tra pochi versi c'è scritto altro viaggio e quindi another journey, che invece nella traduzione in oggetto è tradotto con way, che invece sarebbe il corrispettivo di via, con il risultato di sbagliare sia la traduzione cammino, journey, che viaggio, way. Da apprezzare che almeno in questo caso perlomeno non è stata usata la stessa parola per tradurre due parole diverse. Un apprezzamento che crolla subito perché la parola viaggio, esattamente la stessa che è stata appena tradotta male in way, in Inferno 10 viene tradotta con journey, che finora era la traduzione di cammino. In breve, una delle prove che le altre traduzioni siano sbagliate, non siano fedeli al testo, è data dal fatto che journey, per esempio, è usato indifferentemente per tradurre Inferno 1 cammin, Inferno 2 andata, Inferno 5 andare, Inferno 10 viaggio. E mi fermo qui. Siamo solo al primo verso, passiamo al secondo. Mi ritrovai per una selva oscura. Longfellow traduce: I found myself within a forest dark. Anche qui la traduzione di alcune parole è oggettivamente sbagliata. Found significa trovare principalmente, ma il protagonista non si è trovato, si è ritrovato, trovato di nuovo. Non è una differenza tra poco. Ritrovarsi significa riprendere la consapevolezza, iniziare una fase di recupero. Ritrovare quindi da tradurre con find again, trovare di nuovo. Quindi, se invece vogliamo usare una parola, rediscover, riscoprire. Forest. Forest è palesemente il corrispettivo di foresta. Non c'è molto da discutere. Nell'opera originale la parola foresta è usata, ma solo per indicare la foresta dell'Eden, in Purgatorio 28 e 29. Sarà quella quindi da dover essere tradotta con forest. Qui invece è una selva, da tradurre piuttosto con woods, così da tenere anche la S finale, dato che a questa lettera il poeta ci teneva tanto, visto che poco dopo scrive esta selva selvaggia e aspra. Oscura è ovviamente da tradurre con obscur e invece troviamo dark. Verso 3. Che la diritta via era smarrita. Traduzione di Longfellow. For the straightforward pathway had been lost. Nella traduzione che ho fatto questo verso suona: Cause the straight way was mislaid. Ho voluto citare l'intero verso per far notare quanto la scelta dei sinonimi, che poi tali non sono, possa influenzare. Ripeto, la mia traduzione scientifica è alla sua prima versione e subirà dei miglioramenti con leggeri cambiamenti che la renderanno sempre più esatta, sempre più fedele, come accade appunto nel mondo scientifico. Ma nella traduzione di Longfellow che stiamo analizzando, in questo verso ci sono almeno due errori oggettivi. Il primo, pathway, migliorabile, ma il secondo, tra l'altro molto comune in altre traduzioni, è quel gravissimo lost. Pathway è il corrispettivo di percorso e se l'autore avesse voluto scrivere percorso avrebbe scritto percorso. Via si deve tradurre con way, ma dato che il traduttore ha usato pochi versi dopo road, inspiegabilmente per tradurre viaggio, perdo le speranze e traduco io l'intera opera. Anzi, per condividere con te l'esatto momento che mi porse tanto di gravezza, poi trasformata in rabbia e poi fortunatamente trasformata in forza d'animo per iniziare a tradurre l'intera opera in inglese, è quando ho letto lost usato per tradurre smarrita.
Lost significa primariamente persa. Presta attenzione alla scelta delle parole usate. La via, non il protagonista, non era persa, era smarrita, non sono sinonimi nella lingua del poeta. Chi si è perso non sa definitivamente dove andare. Chi ha smarrito la diritta via sa qual è questa via, ma non la sta seguendo. Il termine perduto, infatti, è usato in Inferno con un'accezione definitiva e per citare 3 casi: perduta gente 3, semo perduti 4, son perduto 27. In tutti e 3 questi casi verrà correttamente tradotto con lost, ma dato che il verbo qui è smarrire, deve essere tradotto in un altro modo. Mislaid va bene. Insomma, impegniamoci a usare lo stesso termine inglese quando in lingua originale viene usato lo stesso termine, e termini inglesi diversi quando l'autore usa termini diversi. Perché c'è un motivo dietro alla scelta di ogni parola. Smarrire e perdere sono 2 verbi che oggi spesso confondiamo, ma non sempre. Infatti, quando perdiamo un parente è perché questo è morto, non diciamo abbiamo smarrito un parente, lo abbiamo perso, morto, definitivamente. Fine. Mi fermo qui. Ci tengo solo a evidenziare un concetto. Le parole sono importanti, lo sono nella vita di tutti i giorni, ma diventano fondamentali in un'opera poetica come questa che, se ci pensate, è fatta solo di parole. La commedia non ha immagini, non ha toni di voce, non ha musica, non ha video, non ha odori, non ha nulla. O meglio, ha tutto, ma il tutto che ha è ottenuto soltanto grazie a un magistrale utilizzo delle parole scritte. Il lungo studio e il grande amore per quest'opera deve spingere a svolgere una traduzione davvero difficile, ma che merita di essere svolta con tutta questa attenzione. Anche perché, se vogliamo capire il significato allegorico, non lo si può fare partendo da un testo che già di per sé è sbagliato.